Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andiamo a realizzare questo cestino che ho pensato appositamente per porre all'interno le caramelle per Halloween. Come potete vedere l'ho pensato come una zucca, infatti gli ho decorato con gli occhi e la bocca tipici di una zucca di Halloween. È semplicissimo da realizzare e si realizza anche in pochissimo tempo. Per realizzare il nostro cesto a forma di zucca ci servirà della licra. Io uso questa qui della Tessiland, quindi della licra light, che sono più o meno un 300 grammi. Qui c'è scritto che può essere lavorata da un uncinetto numero 5 fino a un uncinetto numero 7. Io invece andrò a utilizzare un uncinetto numero 6. Poi ci servirà del panno, perché ci servirà per comporre gli occhi e la bocca della nostra zucca, un foglio di carta, una penna e delle forbici. Iniziamo il nostro lavoro facendo un anello magico di 6 maglie basse. Una volta fatte le 6 maglie basse chiudo il nostro anello magico ben stretto e il nostro primo giro è concluso. Adesso dobbiamo iniziare a fare il secondo giro. Come facciamo? Quindi noi andiamo a infilarci nella prima maglia che abbiamo fatto nell'anello magico, quindi qui, e dobbiamo andare a fare un aumento. La prima maglia io la marco sempre. Prima maglia fatta, e nella seconda maglia vado a farne sempre nella stessa maglia, vado a fare una seconda maglia così, e proseguo così per le restanti 5 maglie, quindi lavoro 2 maglie basse all'interno di una maglia. Una volta concluso il giro, all'interno avremo un totale di 12 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare il terzo giro, quindi nel terzo giro dobbiamo andare a realizzare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per un totale di 6 volte. Quindi ho tolto i marcapunti e nella maglia marcata vado a fare una maglia bassa ed inserisco il marcapunti. Nella maglia successiva un aumento e proseguo in questo modo per tutto il giro facendo una maglia bassa e un aumento. Una volta concluso anche il terzo giro, nel terzo giro avremo un totale di 18 maglie basse. Adesso proseguiamo facendo una maglia bassa, un aumento, 2 maglie basse, un aumento per 5 volte e concludiamo il giro con una maglia. Io andrò a lavorarlo in questo modo per rendere il cerchio perfetto. Se voi volete lavorare come lavorate gli aumenti in tondo, quindi come lavorate anche un amigurumi, potete tranquillamente proseguire facendo 2 maglie basse un aumento, 3 maglie basse un aumento, 4 maglie basse un aumento, 5 maglie basse un aumento, 6 maglie basse un aumento. Se invece volete un cerchio tondo, vi consiglio di seguire come lo faccio io, quindi il tutorial proprio come ve lo sto mostrando, in modo da avere poi un cerchio perfetto. Quindi adesso andiamo a fare una maglia bassa, marchiamo, nella maglia successiva un aumento. Adesso andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento e lo andiamo a fare per 5 volte, quindi una, 2 e un aumento.
un'ultima volta, 1, 2 e l'aumento. E adesso ci rimane l'ultima maglia bassa da lavorare. A fine di questo giro avremo un totale di 24 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a lavorare un giro normale, quindi andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento per un totale di 6 volte. Finito anche questo giro, che sarebbe 1, 2, 3, 4, il quinto giro, avremo un totale di 30 maglie basse. Adesso dobbiamo proseguire di nuovo facendo 2 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento per 5 volte e poi finiamo con 2 maglie basse. Quindi una maglia bassa e la rimarchiamo, seconda maglia bassa, nella successiva l'aumento. Adesso dobbiamo andare a fare 4 maglie basse e un aumento per 5 volte. Finite di fare le 4 maglie basse e un aumento, andiamo a concludere facendo 2 maglie basse. E in questo giro avremo un totale di 36 maglie basse. Adesso possiamo proseguire a fare il settimo giro. Il settimo giro lo andiamo a lavorare normalmente, quindi andiamo a fare 5 maglie basse e un aumento. 5 maglie basse, un aumento per un totale di 6 volte. Finito anche questo giro abbiamo un totale di 42 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a fare l'ultimo giro di aumenti. Nell'ultimo giro di aumenti andiamo a fare 3 maglie basse un aumento, 6 maglie basse un aumento per 5 volte e finiamo con 3 maglie basse. Quindi andiamo a fare le 3 maglie basse, l'aumento naturalmente come sempre nella prima maglia inseriamo il marcapunti, 1, 2, 3, l'aumento e adesso andiamo a fare 6 maglie basse un aumento per 5 volte.
abbiamo finito di fare le 6 maglie basse in aumento e quindi concludiamo il giro facendo le 3 maglie basse finali. Una volta concluso anche questo giro avremo un totale di 48 maglie basse e così il nostro fondo è concluso. Adesso vi consiglio, prima di iniziare a lavorare i bordi, di andare con il ferro da stiro e stirarlo leggermente, così con il calore il nostro fondo si appiattisce bene e mantiene la forma. Proseguiamo a lavorare il nostro cesto, quindi togliamo da qui il marcapunti e adesso dobbiamo andare a realizzare un giro in costa retro. Cosa vuol dire fare un giro in costa retro? Che noi non andiamo più a prendere completamente tutta la maglia, no, ma entriamo nella maglia, quindi prendiamo solo la costina di dietro. La maglia, vedete, è composta da 2 costine, questa e quest'altra. Noi prendiamo questa di dietro in questo modo e facciamo una maglia bassa. Se volete potete mettere anche il marcapunti qui, ma solitamente quando lavoriamo in costa retro andiamo sempre a identificare benissimo la prima maglia del giro, perché si nota da questa, appunto perché qui rimane la costina di davanti. Quindi proseguiamo a fare tutto il giro in maglia retro in questo modo. Quando avete concluso di fare il giro in costa retro, questo è il risultato. Vedete che noi andiamo a fare lo stacco tra i laterali del nostro cesto e il fondo. Adesso potete proseguire facendo altri 9 giri di maglie basse normali, semplici, quindi come le lavoriamo normalmente, o se no lavorare appunto maglia, cioè andando a fare delle maglie basse però non entrando qui, quindi nella catenella della maglia, ma entrando proprio all'interno del punto. Vedete che qui si forma una V, noi dobbiamo entrare in questo punto. Mettiamo sempre a inizio giro i marcapunti, quindi entro nel punto e lavoro i successivi 9 giri di maglie basse in questo modo. Questo è il risultato lavorando una maglia bassa normale. Invece lavorando la maglia bassa come il punto maglia, questo è il risultato. Una volta finiti i 9 giri di maglie basse, il 10° è questo qua che avevamo fatto in costa retro, possiamo andare a fare il giro di rifinitura. Quindi togliamo il marcapunti e andiamo a fare un giro di maglie bassissime.
Una volta completato il giro di maglie basse, vado a tagliare il filo e adesso vado a bloccarlo. Come vado a bloccarlo? Devo andare a fare praticamente un'altra maglia. Quindi io che faccio? Io entro qui nella maglia da sotto, prendo il filo e lo faccio passare sotto in questo modo, poi entro qui in mezzo a questa maglia, prendo il filo e lo faccio passare al centro in questo modo. Poi per nasconderlo bene potete farlo passare tra le maglie, portarlo all'interno e da lì lo bloccate. Una volta che avete bloccato i fili e tagliato questi fili in eccesso, perché io qui mi sono poi aggiunta, il nostro cestino è concluso. Dobbiamo andare a realizzare la faccia. Adesso ci serve il nostro foglio e la nostra penna, perché dobbiamo andare a disegnare la faccia della zucca e a ritagliarla. Io l'ho già fatto, come potete vedere ce l'ho già pronta. Una volta che voi l'avete già preparata, prendete il panno, le mettete sopra e le andate a ritagliare nel panno. Una volta ritagliate possiamo andare a incollarle. Questo è il risultato una volta finito di tagliare la bocca con gli occhi, e dobbiamo andare a posizionarli in questo modo. Io non andrò a incollarli adesso, ahimè, perché non ho una presa qui a fianco, quindi li incollerò in un altro punto e poi vi farò vedere il risultato finale dei due cesti. Questo è il risultato dei due cesti conclusi. Questo è quello che avevo già pronto, questo è quello che abbiamo realizzato insieme. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se lo rifate, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vedere che ricondividere i vostri lavori. Ci vediamo al prossimo tutorial.